Questo è un fiore, bellissimo fiore, carciofi. Oggi facciamo i carciofi alla siciliana, i carciofi camudica, spero di averlo detto bene, ragazzi, sono in Lombardia qua. Prima cosa, limone, acqua fredda, abbondante, perché sennò vengono neri i carciofi, nere le mani, nero tutto. Un limone, abbastanza acqua, non c'è bisogno di mettere 3 limoni, non è una limonata, uno basta e avanza, per non far diventare neri le mani. Cercate di prendere dei carciofi non secchi, non raggrinziti, perché sennò sono più duri della mia testa e quando li si devono rompere, tac, croccanti, vuol dire che sono buoni, quindi saranno anche belli teneri, freschi, sennò saranno duri. Pam! Tirate via le foglie esterne finché non arrivate a vedere 1 centimetro della parte chiara. Ecco, fino a questo punto, perché poi vanno tagliati qua. Con un coltellino tiriamo via la parte qui bassa, dove abbiamo strappato le foglie, in maniera da renderlo bello liscio, bello pulito. Se vi viene il pollice nero, avete il limone, fate così. Se dovete fare tanti carciofi, utilizzate i guanti perché vi vengono le mani nere. Coltello a sega, non andate lì con il coltellino piccolo che vi fate male, e il carciofo lo tagliate a metà. Sì, lo so che è tanto scarto, però dopo con gli scarti, se volete, potete fare, li fate bollire, li lavate bene e poi ci fate la vellutata. E il carciofo deve essere così. Faremo quanto prima la ricetta delle vellutate carciofi con patate. Via il gambo, che lo utilizziamo anche lui dopo. Ah, spina! Qui dentro, al centro, è un fiore, ci sono come una barba. I barbise, si dice da noi, o la barbisa, è un'altra cosa. E bisogna allargare bene, perché con un cucchiaino, con il di dietro di un cucchiaino, con un coltello tondo, con un cucchiaino piccolo, con quello che volete, bisogna andare dentro e tirar fuori questa barbise. Ecco, bisogna andare sotto con un po' di forza, al centro dovete stare, e tirar fuori questa roba qua, che è una barba che punge anche la lingua, e bisogna come svuotare il centro del carciofo, si deve vedere il buco sotto, in mezzo. Vedete? Questi pungono in bocca, vi vanno tolti. Immergete i carciofi nell'acqua e muoveteli un pochino in maniera che scalare, così si ossideranno pochissimo, altrimenti vi diventano tutti neri, verde scuro, brutti. Tagliate l'ultimo terzo di gambo, quindi più di metà, teniamola buona, non buttiamola. Vedete, la parte bianca del gambo è molto tenera, è anche molto buona, la parte verde più scura è dura e va tirata via, però è un peccato buttarlo via perché è anche molto saporito. Quindi vi armate di un coltellino, un po' di pazienza, anche col pelapatate potete farlo, però ci vuole più tempo, e tirate via 1-2 mm di buccia. Vi rimane solo la parte bianca, il cuore, è un peccato proprio buttarla via, questa parte qui è buonissima. Le bucce teniamole che ci facciamo dopo la vellutata. Pane grattugiato, 100 grammi circa, 150-150. Formaggio grattugiato, circa 50-60 grammi, diciamo 2 cucchiai belli pieni. Spicchio d'aglio abbondante, se vi piace ovviamente, se non vi piace non ce lo mettete, però secondo me i siciliani vi uccidono se non ce lo mettete. Tritatelo, schiacciatelo, polverizzatelo, nebulizzatelo, fategli quello che volete, basta che lo fate fine e lo aggiungiamo al pane grattugiato. Dentro anche l'aglio. Prezzemolino fresco. Tritatelo più o meno finemente, come preferite, come volete. Quando tritate il prezzemolo, lavatelo mezz'ora prima e lo lasciate lì in piedi che lui si asciuga, così quando lo tritate non fate un gran pasticcio sull'asse e siete più comodi, insomma. Poi se vi piace fare pasticci, fate come volete. Se volete anche il peperoncino, qualcuno ci mette anche capperi, olive, acciughe, mettete dentro quello che più vi piace. Sale, se ci mettete l'acciuga e i capperi, sale mettetene poco. Olio, circa 2 cucchiai. Il pane deve risultare un po' umido dopo che l'avete mischiato.
Il pane deve risultare unto ma non pastoso, cioè se io lo strizzo non deve stare insieme, non esagerate con l'olio perché sennò dopo non vi viene bello sgranato nel carciofo. Tirate fuori i carciofi e batteteli un po', bisogna far uscire bene tutta l'acqua, strizzateli se è il caso, vedete quanta che ce n'è, batteteli, fate uscire, ok. Ora, naturalmente scegliete un contenitore largo, altrimenti per fare questo lavoro sporcate tutta la cucina. Allarghiamo i carciofi, sarà facile perché adesso a furia di strizzarli, pulirli eccetera si allargheranno facilmente, si devono allargare come un fiore, vedete? Quindi a questo punto se qualcuno voleva metterci cappero, acciughe eccetera li può anche infilare dentro qua, però noi facciamo la ricetta tradizionale, riempiamo di pane, ma non solo il centro, bisogna allargare le foglie e far andare dentro pane dappertutto. Calcate giù, fategli male, siate crudeli, fate così con la mano, fate entrare bene il pane, mettetene ancora se serve, se avete paura fate anche così, vedete perché serve la bacinella larga, si deve riempire bene di pane. Mettete in una pentola, la scelta della pentola è importante, la dimensione deve essere giusta per la misura dei carciofi che devono stare in piedi, che non devono ballare in giro. Se avete la pentola un po' abbondante, vedete che c'è uno spazio, qui ci stava un altro carciofo, cosa fate? Prendete una patata e la mettete in mezzo, state tranquilli che un volontario che la mangia lo troviamo subito. Sistemiamo i gambi in maniera strategica, dove c'è spazio. E fino alla pentola abbiamo riempito, visto? Ecco. Un filo d'olio, usate una bottiglia con il dosatore che sarà molto comoda, perché ne manda giù poco alla volta, vedete? Un filo, una goccia per ogni carciofo, così e poi un giretto, perché comunque il carciofo, quello d'oliva, la patata, ma volete mettere? Ah, premetto, la patata in questa ricetta non c'entra niente, l'abbiamo messa solo per far spessore. Aggiungete acqua, già calda se ce l'avete, non è meglio, fino ad arrivare a 1/3 dell'altezza del carciofo, quasi metà. Ecco qua, metà carciofo. Quando cominciano a bollire, ci metteranno 5 minuti, dipende dal fornello, abbassate al minimo, devono bollire piano piano, gli mettiamo il coperchio. Ogni tanto li guardiamo, comunque ci vogliono 35-40 minuti circa. Dopo 30 minuti andate a controllare con una forchetta, un forchettone, un coltellino, quello che volete, andate a pungere i gambi, se la forchetta o il coltellino escono, anche il carciofo escono senza far storie, senza attaccarsi, vuol dire che sono cotti. Se c'è ancora del liquido, alzate la fiamma, in 5 minuti sarà asciutto. I carciofi fanno benissimo al fegato e ai reni, mangiate un mucchio di carciofi. Ah, una cosa che non vi ho detto, se con gli ultimi 5 minuti, invece di farli asciugare così, finire di cuocere così nella pentola, li volete buttare dentro nel forno, farli gratinare sopra, fate pure, però tenete conto che le bucce intorno magari si seccheranno un pochino. Io non chiedo mai, quasi mai il like o iscrizioni, quelle cose lì, non mi interessano, se uno si vuole si iscrive, se non si vuole non si iscrive, però voglio dirvi una cosa, se volete farla a casa, fare la fotografia e mandarla con YouTube non si può, però c'è il gruppissimo Rapanello, si chiama così, su Facebook, lì potete, è tutto gratis, venite, vi registrate, vi iscrivete, anzi potete farlo anche direttamente mi sembra, e lì potete pubblicare le foto delle vostre ricette che fate del mio canale. A me piace tantissimo, così almeno abbiamo anche un dialogo, un tête à tête più tête à tête. Vabbè, oggi le sparo, va. Un bel piatto siciliano, rigorosamente siciliano, ci mettiamo dentro i nostri carciofi, tutto quanto, così portiamo a tavola e si mangia. Oh Beatrice, ti giuro che mi viene un'acquolina, una roba che io me li mangio subito questi qua, non aspetto neanche l'ora. Ma che bello. Metto i carciofi in mezzo, il gambo, è tenerissimo, il gambo è una roba che ho paura anche di toccarlo da quanto è tenero. Profumo, cosa ve lo dico a fare? Mi dispiace ragazzi, il profumo non ve lo posso descrivere, è buono. Ma che roba, oh, che meraviglia. Un filo d'olio crudo, qualche foglia di prezzemolo che fa un po' di cinema e possiamo andare a mangiare.